Ciao makers e bentornati anche questo sabato qui nel mio garage. Da quando ho iniziato a trattare l'argomento dell'artigianato digitale, alcuni mi hanno detto: sì Matrey, te la fai facile, ma non è che mi compro una CNC da 2000 euro solamente per fare 4 tagli una volta ogni tanto. Giusto, giusto, ma lo sai che esistono dei Fab Lab che ti mettono a disposizione CNC, stampanti 3D, tagli laser e quant'altro quando ne hai bisogno? Dei Fab Lab. Cosa sono dei Fab Lab? Meglio se ti guardi questo video e capirai tutto. Era da diversi mesi che volevo presentarvi un Fab Lab perché in pochi conoscono la loro esistenza ma soprattutto le loro potenzialità. Avevo provato a contattarne qualcuno per realizzare un video di esposizione, sì, un video di presentazione, ma non ho avuto esito positivo fino a quando mi ha contattato il Muse Fab Lab. Come avrai appena visto, la location è diversa dai classici laboratori che ci si aspetterebbe. Il Muse Fab Lab si trova all'interno del museo Muse di Trento e se ci sei già stato fammi sapere sotto nei commenti se ti è piaciuto un sacco quanto è piaciuto a me. Quando mi hanno contattato ho detto: Alt, ragazzi, voglio presentare un Fab Lab all'interno del mio video. E loro mi hanno risposto: Matrey, ti aspettiamo quando vuoi. E quindi sono andato a trovarli e a fargli qualche domanda. Così di botto gli ho fatto subito questa domanda: spiegami cos'è un Fab Lab, supponendo che io non ne abbia mai sentito parlare. Un Fab Lab è un laboratorio di fabbricazione digitale, un laboratorio aperto dove tutti possono accedere a strumentazioni e a conoscenze che danno la possibilità di trasformare le proprie idee in oggetti fisici e reali, tangibili. Nel mondo ce ne sono circa 1800, in Italia 170, quindi probabilmente vicino a casa tua potrai trovare un laboratorio che ti darà il supporto sia tecnico che di conoscenza per realizzare la tua idea. Proprio in questi giorni sto sviluppando un progetto in cui mi serve la stampante 3D e se non avessi una stampante 3D o dovrei andare in cerca da qualche amico se qualcuno ce l'ha, o in alternativa non potrei realizzare questo progetto. Ed è un peccato perché spesso noi maker abbiamo veramente idee brillanti. I Fab Lab si propongono quindi di mettere a disposizione queste attrezzature, ma di quali attrezzature sono forniti? Ma soprattutto, questo Fab Lab quali attrezzature ha? Gli strumenti che abbiamo a disposizione nel nostro Fab Lab qui al Muse sono quelli standard un po' di tutti i Fab Lab del mondo. Abbiamo stampanti 3D, abbiamo il taglio laser, abbiamo le frese, taglio vinile, abbiamo la ricamatrice, la macchina da cucire, abbiamo tutto un set di saldatori. Lavoriamo con l'elettronica, quindi con Arduino e i suoi derivati, come per esempio i robot comandabili con Scratch su base Arduino o anche i droni. Questi sono tutti strumenti con cui gli utenti possono interagire, imparare a utilizzarlo. Ecco che noi non facciamo per esempio service, non possono arrivare degli utenti a dire ci stampi questo, ci tagli quell'altro. Ma noi la nostra missione è quella di insegnare a utilizzare queste macchine e queste sono a disposizione di tutti. Ok, tutto bellissimo, ma come possiamo accedere a tutte queste attrezzature? Perché sono sicuro che il 90% dei makers che mi seguono, ma non hanno determinate attrezzature o conoscenze, gli verrebbe molto utile potersi avvicinare a queste attrezzature con del personale già esperto, poter vedere da vicino una CNC e capire se realmente sono in grado in un futuro di poterla gestire, oppure avere di fronte una stampante 3D e capire se realmente può realizzare le idee che hanno in testa. Ogni Fab Lab dà la possibilità agli utenti di accedere nel proprio laboratorio in modalità differenti. Noi facciamo sì che le persone possano accedere al nostro Fab Lab sottoscrivendo la membership del Muse. Questa membership cosa dà? Dà la possibilità di accedere un anno al Muse Fab Lab, ma anche un anno al museo. All'interno di questa membership sono inseriti i corsi di abilitazione alle macchine. I corsi cosa sono? Sono corsi di primo accesso, quindi in un'ora e mezza, 2 ore diamo quei piccoli strumenti, gli strumenti iniziali che daranno la possibilità agli utenti di poter utilizzare in modo quasi autonomo
le macchine. Questa cosa però non deve far spaventare fondamentalmente le persone che accedono al Fab Lab, perché comunque troveranno sempre un tecnico, un operatore che darà supporto nell'utilizzo dello strumento che viene scelto dalla persona. Cioè ragazzi, ci siamo capiti, attrezzature, formazione e tutto ad un prezzo contenuto. Ma aspetta, a che età si possono affacciare gli utenti su questo Fab Lab? A partire dai 6 anni assieme ai genitori. Ci piace il fatto che i genitori e figli possano condividere insieme la tecnologia. Chiaramente a 6 anni o a 10 anni daremo loro in mano degli strumenti molto semplici come quelli necessari per realizzare delle semplici lampadine colorate come questa, e man mano che si va avanti fino addirittura a corsi specifici per anziani potranno utilizzare tutti gli strumenti del Fab Lab. Fantastico, però a questo punto la domanda che mi nasce spontanea è: quali progetti si possono realizzare? Oppure quali progetti avete già realizzato con degli utenti che frequentano il Fab Lab? Un'idea realizzata dai nostri utenti sono queste lampade. Sono delle lampade molto interessanti e didattiche perché utilizzano tutte le principali strumentazioni del Fab Lab, come il taglio laser, la stampa 3D, la progettazione in 3D, un po' di elettronica e un po' di saldatura. Permette a loro di arrivare ad avere un progetto utile e divertente. Questa invece è un'idea che viene da Giulia, detta Giuma, ed è un diario che ha ideato per i bambini, diciamo, piccoli, e serve a sviluppare la loro creatività. E chiacchiera che ti chiacchiera, mi sono chiesto, ma il Fab Lab porta avanti anche altri progetti oltre a quelli che vengono realizzati all'interno del Fab Lab, tipo magari degli eventi? Al Fab Lab siamo sempre lieti di sviluppare dei progetti di collaborazione nazionale o internazionale. Al momento abbiamo attivi il progetto Fab Labs 4.0, Fab Labs col PH, per la fotonica nei Fab Lab, e il progetto Fab Lab Net, che vuole creare una rete europea di Fab Lab. Ci piace anche condividere le idee, sempre a livello internazionale. Proprio per questo con il progetto Fab Lab Net abbiamo creato una libreria piena di contenuti molto interessanti. Benissimo ragazzi, grazie mille dell'opportunità. Grazie a te, ci ha fatto tanto piacere. Torna a trovarci e torna anche il 18 e 19 maggio 2019 alla Big Fest di Fab Lab Net. Sarà 1 o 2 giorni tutta sull'innovazione, con musica elettronica, droni, una conferenza sull'innovazione e tanto divertimento. Ottimo, bene a sapersi.